chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal pollaio alla pista. Gianluca, Eccola. è già bellissima così, eh? Dici, eh? No, vederla così bassa, poi questa è una delle più belle, la scocca è bellissima. Al momento un rudere. Come piace Lo a me. vogliamo, esatto, Come piace a me. la vogliamo portare ai vecchi splendori. La tiriamo? Sì. Dai. Questa, Che roba. beh, è un po' da lavorarci. Quante erano basse. Io non c'entrerò mai in questa macchina. E faremo in modo di far entrare anche te poi. È tutto un pezzo tranne il tetto e il lunotto. Sì, il padiglione questo centrale si alza, si solleva e dà accesso all'abitacolo. Mamma mia, come faccio io qua? Io sicuro c'entro. Immagino. Che anno è? 1979. Comunque è sana, abbastanza sana. Sì, è solo da Cioè spacchi non ne ha grossi, mi sembra. no, rotture di vetroresina, di carrozzeria no. C'è un grosso lavoro di stuccatura e preparazione alla verniciatura. Qual è la storia di questa? Tu come Allora, io ce l'hai? questa ce l'ho perché circa 2 anni fa vidi un post su internet dove avevano avvistato questa vettura a Formello, però abbandonata in un campo. Sono Gianluca Gatto, il figlio di Adriano Gatto, fondatore della ditta Puma che ha realizzato la Puma GTV. L'auto è stata ritrovata a Formello e io l'avevo visionata su un post su internet dove la segnalavano così abbandonata, per di più per il fattore che è un'auto fatta dalla mia famiglia, realizzata, costruita, creata da papà, non potevo lasciarla lì abbandonata. Di santa pazienza mi sono fatto tutte le strade di Formello fino a che l'ho trovata. Ho cercato qualcuno che mi potesse dare informazioni sulla vettura perché stava comunque in un campo e sono risalito al proprietario col quale mi sono messo d'accordo e gli ho acquistato la macchina. Targata. Sì, è targata, c'ha il libretto, tutto in regola. L'ho portata qui e diciamo mi sono dedicato in questi anno e mezzo, 2 anni alla parte meccanica. Prima si fa tutto il telaio e... Sì, prima il telaio, poi si attacca posiziona la carrozzeria sopra. Perché le ultime lavorazioni vanno fatte con la scocca già montata sul telaio perché essendo tutta vetroresina è tutto un pezzo, gli spacchi e È i tagli pericoloso poi sono... stuccarla fuori opera per poi posizionarla sul telaio e si possono creare delle micro lesioni dello stucco che a lungo andare negli anni potrebbero riuscire. Quindi tu hai un telaio che comunque è già un po' più avanzato rispetto a questo. Non partiamo da zero, giusto? No, il telaio è quasi finito, ci deve entrare il motore. Motore, cambio, ok, vabbè, tutti gli accessori. Tutto, va rifatto tutto E i suoi per cerchi intero. ce l'ha? I suoi cerchi ce l'ha. Da quanto sono di diametro? Allora, 15 dietro, 14 davanti. Sì, anche perché è In talmente realtà basso. era un 14-14, ma il ragazzo che me l'ha data aveva anche il 15. Ok. E quindi probabilmente monteremo 15 posteriori e 14 E di anteriori. larghezza? Se riesco 2,35 60 14 anteriore e 2,75 60 15 posteriore. Che colore è? Appena presa era bianca, poi carteggiando per levare i vari strati di vernice per arrivare al gel coat, perché questa per poterle preparare bene le devi portare a nudo, cioè Certo. fino al gel coat. Da bianca è diventata blu e quindi con i registri di famiglia abbiamo fatto una ricerca col numero di telaio ed è risultata questa essere la vettura utilizzata nel film Mani di velluto con Celentano. E Eleonora Giorgi. Bellissimo.
E c'è stata poi tutta una storia attorno a questa vettura, perché prima ha fatto il film. Ovviamente la macchina non era targata, Certo. omologata, e sono state utilizzate delle targhe di scena. Finito il film è stata venduta a un concessionario di Dubai. Dubai? A Dubai. È stata a Dubai qualche anno per poi dopo essere rivenduta e diciamo rinazionalizzata in Italia e targata a Genova. Genova, targhe nere. Targhe nere. Bellissimo. Ed è attualmente quindi ancora targata a Genova. Questa è la storia della macchina. Poi ecco, l'ho presa da questo ragazzo di Roma che aveva, diciamo, improntato l'idea di restauro, ma l'aveva appena accennato, ma quasi niente, insomma. Quindi nel film era blu con Sì. le strisce Era bianche. blu con le strisce bianche. Le strisce bianche non erano bellissime, però quel blu era bello. Sai che quel blu secondo me era il blu Gelcott. Questa c'aveva il bianco, strato di stucco blu, strato di stucco e Gelcott blu. Non ho mai guidato una cosa del genere, sono abbastanza curioso. So che non sarà... Allora, non sarà una di quelle macchine performanti che sei abituato a guidare, questo sicuro. Questo sai che nasceva con il motore Maggiolino 1200, Sì, sì. quindi pochi cavalli, però magari ecco con un ritocco alla cilindrata e magari alleggeriamo il volano. Quindi il primo passo è che la tiriamo via da qua. Sì, la portiamo con il carro attrezzi in officina, gli diamo una bella lavata, ce n'ha bisogno, e cominciamo subito a lavorarci a livello di carrozzeria, a stuccarla. Grazie Focus. Eccolo. La cosa più figa di tutta la macchina questa. Vai. Capito com'è? Troppo facile. L'auto è esattamente come l'ho ritrovata, la carrozzeria è identica, la stiamo soltanto portando da un campo dove io l'avevo diciamo poggiata in attesa di restaurarla. Ora è arrivato il momento di mettere mano anche alla carrozzeria. Che viaggio lungo! 1, 2, 3, vai! Dopo il ritrovamento di questa vettura e la storia che lega questa vettura al film di Mani di Velluto, giù, sarò obbligato a rifarla esattamente come quella del film, con un colore blu esterno. Cioè, praticamente è come una barca. Proprio un motoscafo col tetto sì. che ti chiudi. Esatto. Ma devi sapere tenere pure, perché anche la vetroresina si fracica. Almeno una macchina su cui non ci saranno problemi di ruggine. Sì. Davide l'ho conosciuto la prima volta a un raduno delle Puma, fatto qui a Roma, in provincia di Roma, a Guidonia. Ho visto in lui un interesse nel cercare di capirci meglio sulla vita di papà, e allora quando ho visto questa vettura in queste condizioni ho pensato subito a lui, a provarlo a contattare e vedere se poteva essere interessato a partecipare, diciamo, a questo restauro. C'è qualcosa della Miura pure, Qualcosina. Ciao Davide, oggi iniziamo con lo smontaggio del motore, porteremo tutto in rettifica. Il motore è stato dato una lavata, una sgrassata generale, già si presenta abbastanza bene. Dopo la rettifica dell'albero motore e delle cams, vediamo di montare pistoni e cilindri maggiorati 1385 di cilindrata e anche il volano alleggerito. Siamo arrivati alla rimozione del convogliatore dell'aria del carburatore, dell'aspirazione, abbiamo tolto il convogliatore dell'aria del raffreddamento. Ora rimozione completa dei carterini
Allora Davide, adesso è un momento cruciale, scoppiamo il motore. Togliamo l'albero motore che andrà tutto alla rettifica. Allora, lo Starros, qua abbiamo delle cose molto strane, anche per voi penso che sia una novità questa. Infatti. Allora, queste della Puma sono dei portaoggetti laterali che vanno rivestiti come i sedili e stanno lato passeggero e lato ok. e vanno dentro la scocca, anche Ok. questi vetro resina. Tutto vetro resina, ok. Esatto, originali dell'epoca, ci ha messo le sue mani Eleonora Giorgi qua, Ah, quindi ci avrà messo la borsetta. perfetto. E qua abbiamo provato a disegnare un po' quello che io e Gianluca abbiamo pensato di fare come, Ok. come grafica. Ok, Questo, come vedi, qua è tutto un pezzo. ok. L'idea era di farlo tipo trapuntato alla parte centrale, da capire se fargli una cosa del genere o farlo dritto, poi ne vabbè. parliamo. Ok. Comunque, come vedi, sono Sono dei gusci... sì, è Ok. come erano le sport prototipo Ah, o le ok. Formula 1, cioè le facevano più o meno Formula 1 no, ma insomma, sport Sì, sì. vabbè, il concetto è quello là. Ci hanno messo le guide fatte così, quindi comunque erano regolabili, però Ok. insomma, vedi che è molto delicato. Ok. Naturalmente la spugna è da rimodellare, rifare, Sì. giustamente. L'altro non ha proprio niente. come Ah, vedi. ok, perfetto, si vede bene. Però adesso che questo è nudo, vedi com'è attaccato sotto la guida. Ah, perfetto, quindi sempre con... Ah, ok. La molto vetro artigianale. resina, tutto molto artigianale, però... Bello, eh? Sì, beh, sono È storia. strani, cose strane. Qui lavoro un po' meno perché c'è meno roba, però questo per esempio Ok. sembrerebbe carta inutile, in realtà È un è la cartamodello. forma, È un cartamodello. esatto, è la forma del parafiamma. Quindi Ah. dietro i sedili va fatto una copertura nera così. Vabbè. Comunque questo Quindi tenetevelo. questo va conservato. Questo originale dell'epoca, no non è vero, non è vero. Gelosamente. Per il colore la macchina sarà un blu moderno, metallizzato, scuro e gli interni probabilmente un tabacco. Qualcosa che stacchi. Piangere, non ci resta che piangere. Daniele, con quello che gli abbiamo fatto è proprio nuovo adesso, eh? Certo, tutto revisionato. Il volano che è tornato dalla rettifica, alleggerito, la pesata iniziale 8 kg e la pesata finale 6 kg. Si è dimagrito di 2 kg. Sicuramente farà il suo dovere. Il motore è un motore 1200 maggiolino, con la sostituzione dei canne e pistoni, l'elaborazione delle valvole è diventato 1385. In più abbiamo alleggerito il volano, abbiamo sistemato il carburatore per questa cilindrata, abbiamo dato qualche cavallo in più, perché poi ci servirà qualche cavallo in più su questo motore. Dobbiamo farlo girare un po' questo motore. Certo, sistemato lo sterzo si può pure fare un giro Vado avanti. a prova al telaio, i freni, tutto. Sì. Daniele è il meccanico che mi sta aiutando con questo restauro, è un meccanico, un ex dipendente dell'azienda di mio padre. Andiamo un attimo a spetterogeno. Io sono stato il secondo capo officina che lui ha avuto, perché il primo era andato via e io avevo 19 anni e niente, sono passato capo officina anche perché conoscevo tutti, diciamo, i segreti dell'officina, tutto, poi ero l'uomo di fiducia, avevo le chiavi per aprire, per chiudere, le chiavi del magazzino. Praticamente qua la parte meccanica la curavo tutta quanta io e sono stato con lui per molti anni. Sta a posto. Facciamo una cosa, montiamolo sulla macchina, che il convogliatore e le ultime regolazioni le facciamo col motore montato sulla macchina. Vabbè. L'idea geniale di mio padre fu la possibilità di avere una scatola di montaggio in casa e assemblarsi la vettura semplicemente in garage con l'aiuto di un meccanico, invece che uscire direttamente da una concessionaria o dall'azienda stessa con la vettura già bella e fatta. Il divertimento era proprio quello, costruirsela in casa. Ok.
Daniele insieme ad altri meccanici autorizzati viaggiavano giù per l'Italia per andare poi a immatricolare, facendo dei collaudi della vettura costruita in scatola di montaggio. Se rispecchiava gli standard qualitativi e di sicurezza dell'azienda, venivano poi rilasciate l'omologazione e le targhe. Il 4, a posto. Cioè rimettere le mani su macchine dove io avevo 25 anni, non mi ricordo. Adesso sono nonno, mi dà una certa soddisfazione, mi dà... tutte le mattine che vengo non dico emozionato come il primo giorno, però ho tutti quei ricordi di quando avevo 20 anni, di quando di queste macchine io ci vivevo. Ciao Davide, oggi sono dal mio amico Ferretti per il montaggio dei pneumatici sui cerchi. Su questi pneumatici adesso ci andiamo a montare anche la camera d'aria, perché come sappiamo non sono tubeless, almeno quelle anteriori. Poi quelle posteriori invece la parte del cerchio l'ho fatta diventare praticamente tubeless. Ma ascolti un secondo? No, ma se mi ascolti forse è più facile. Ecco qua. Ciro, togli sto tubo. Ci sarebbero tante storie da raccontare di quello che ha fatto papà e di quelle che me l'ha raccontate lui quando ero più piccolo. Serbatoio a norma. Una tra queste fu l'attraversamento del lago di Vico. Lui creò una vettura, una Puma GS, la portò fino alla riva del lago di Vico e entrò con tutta la vettura all'interno dello stesso. Inventò la possibilità di girare e far girare la vettura anche in acqua con l'utilizzo di 2 freni a mano. Venivano bloccate le ruote, quella destra e quella sinistra posteriori, sulla spalla dei pneumatici incollate delle lamelle che permettevano l'avanzamento della vettura in acqua, e tirando un freno a mano o l'altro la vettura cambiava direzione, girava e virava. Avevo messo 3 freni a mano perché con uno bloccavo e con quell'altra mi faceva girare sia a destra che a sinistra. La gente che stava a prendere il sole era diventata matta a vedere questa macchina entrare dentro l'acqua e dicevano se noi eravamo matti. Ma dopo si sono ricreduti perché è stata, ripeto, una bellissima esperienza. Vedere certe cose non si vedono tutti i giorni, non è una cosa normale. Negli anni 70, quando papà era nel massimo della sua produttività, nella sua produzione di vetture, la concorrenza di auto con quel budget, diciamo con quel range di prezzo, era completamente diverso. Le vetture che vediamo girare anche oggi non possiamo diciamo, paragonarle a quelle di oggi stesso, dobbiamo ripensarle nel 1970. Vetture, diciamo, futuristiche, dove si puntava molto sull'apparenza della vettura e non tanto sulle prestazioni, però di certo erano vetture dove chi ci saliva sopra non passava inosservato. Lui con me è stato per parecchi anni e mi ha fornito tanto materiale, vero Claudio? Sì. Io ho conosciuto Adriano Gatto nei primi anni 70. Era un fornitore di ricambio, vendevo pistoni, vendevo ammortizzatori coni, quindi andai nella sua ditta per offrirgli materiale. Lui è diventato un cliente, io sono rimasto un ottimo fornitore e siamo diventati anche amici. Per quanto riguarda la vettura che si sta restaurando adesso, l'episodio principale è quello del fatto che mi invitò a provarla, chiuse il tetto, che si chiude naturalmente tutto sulla testa, e presi una botta pazzesca in testa perché io sono più alto di Adriano e lui aveva fatto la misura del tetto sul suo sedile e sulla sua altezza. E quando gli dissi guarda Adriano che non ci si sta qua, una persona un po' più alta non ci sta, e lui mi rispose e mi disse beh basta che ti metti un po' più giù, e quindi dico ma le persone più alte si mettono più giù, se vogliono questa macchina si mettono più giù.
Questo era il suo modo di ragionare in maniera molto pratica perché non si creava problemi. E Adriano, ma Eleonora Giorgi? L'hai vista, sì? Quando hanno fatto il film? Beh, sì. Prima mi stavi dicendo del fattore che quando ha chiuso il portellone della macchina nel film, Sì. Automaticamente ha preso una botta in testa perché non era sceso. non era scivolata Giorgi. Sì. Papà è entrato, diciamo, con le sue vetture nel mondo cinematografico grazie a una sua invenzione, una sua idea. Lui, non sapendo, non conoscendo nessuno nell'ambito cinematografico, prese un paio delle sue vetture e si fece notare fuori dagli ingressi di Cinecittà qui di Roma, e dopo un paio di giorni che era parcheggiato lì fuori, all'entrata dei vari registi o degli attori, è stato notato, è stato convocato e gli è stato chiesto di fornire le prime vetture per i film. Da lì hanno iniziato con Altrimenti ci arrabbiamo, film cult penso conosciuto da molti, con la Dion-Buggy, la Puma GS. Da lì è stata un'escalation con altri film, tra cui Bomber, Mani di velluto, come dicevamo, e Sing Sing e La ragazza fuoristrada. Saudi Araya, Sì. la ragazza fuori strada. E che macchina c'era? Il Puma GT. Ogni volta che usciva un film da noi in officina venivano tantissime persone a vedere queste macchine che erano quelle del film. E la gente era contenta, era curiosa, voleva provare la macchina, chiedevano tante cose, le volevano personalizzate, perciò la gente si interessava a queste macchine e di conseguenza noi lavoravamo. Poi ho fatto una Jeep. Quella di Sing Sing, che sì. andava al contrario. Per fare questo film c'era una scena che la macchina guidata da Adriano Celentano faceva una corsa a marcia indietro, perlomeno correva a marcia indietro. Il trucco lì era che c'era Adriano Gatto sdraiato sotto la vettura praticamente e aveva montato una carrozzeria al contrario su un telaio normale, per cui giustamente la vettura andava a marcia indietro, ma era Adriano che guidava sdraiato sotto. Cioè, quella è stata un'esperienza favolosa, montare una carrozzeria al contrario è stata proprio una cosa troppo forte, troppo bella. E tu come ci vedevi? Davanti, perché davanti avevo fatto un piccolo sportellino che riuscivo a vedere le macchine. Adriano Gatto era uno che vedeva a lungo, vedeva da lontano e perciò era uno che certe cose non gli mettevano paura per niente e ci si divertiva tanto. E di conseguenza pure io, perché mi appassionava a tutto quello che faceva lui. No, ma nell'insieme è stato divertente. Uno perché eravamo più giovani e poi lui 15 anni. Noi pochi di più, Un pochino di più. 15 anni. Trovalo oggi uno di 15 anni che si mette in officina. Nel 90 il Comune di Roma fece una gara di vetture elettriche. All'epoca si pensava insomma, che fosse una cosa lontanissima e irraggiungibile. Lo è anche adesso, ma insomma ecco, diciamo che è un po' diverso. E quindi noi facemmo una Puma col motore elettrico. Quindi la macchina noi pensavamo pesasse come categoria sopra i 1000 kg e quindi ma di tanto, e invece partecipammo con una vettura alleggerita al massimo che pesava 1014 kg, quindi eravamo la categoria con la potenza maggiore col peso minore. E anche in quel caso se ne parlò moltissimo perché era una vettura velocissima, era una vettura che aveva un'accelerazione terribile. È stata una cosa particolare perché nel Particolare 1990... anche perché siamo stati gli unici in Italia, perché in quel periodo non si parlava di elettrico. Meno Io male. invece sono uscito fuori con una macchina così sportiva, elettrica. Ma la scocca di che era? Sempre GTV? Sì. Però la Infatti, carrozzeria era la carrozzeria perché ti diversa. dico, ha un telaio che a quei tempi mi sono meravigliato, ancora oggi tutto il mondo fanno queste macchine utilizzando questo tipo di telaio. Sì. Con queste macchine abbiamo fatto molti tipi di gare, cioè molti gare sia su strada, su pista e su strada sterrata. E mi sono pure divertito, insomma. Sì. Ti posso dire anche perché avrò una decina, 10-12 coppe che ho vinto sempre partecipando con queste macchine. Questa è la spia per la pressione dell'olio,
una volta che gira si spenge e questa è la spia dell'alternatore, una volta che sopra i 800 giri si spenge. E adesso proviamo a mettere in moto tutto quanto. Sta arrivando la benzina. Ma pensa che marmita che ha fatto a Gianluca. Bello, Bello, dai. Bravo! Bravo Daniele! Si ringiovanisce. Certo, anche questo, anche questo. Fa un po' di rumore, ragazzi. Porca miseria. Oggi mi sono sentito un po' un collaudatore degli anni 70. Frena un cazzo. Come frena? Frena. Tutto da fare, tutto da regolare, con il freno che inizialmente prendeva molto in fondo. Noi siamo abituati che premendo il pedale della frizione a un certo punto c'è un fondo corsa, che qui non c'era perché manca la paratia. Quindi sono dovuto stare attento a fare una corsa mentale e interrompermi al momento giusto. Lo stesso con tutti gli altri comandi, anche lo sterzo, la leva del cambio. Convergenza perfetta, La vedi? Tutte le componenti della macchina sono ovviamente molto sincere, è come guidare un gigantesco go-kart. Ed è bello perché vedi tutto, c'è anche il serbatoio della benzina che era una tanichetta di plastica. Vedevo la benzina che andava giù, non dovevo vedere uno strumento che mi segnalava il livello della benzina, quindi è stato tutto così. La macchina non è velocissima ovviamente, ma anche adesso comunque con 130-150 kg in meno da portarsi sulle spalle perché non c'è la carrozzeria, non ci sono i vetri, è già abbastanza veloce. Niente, freno è andato giù, Poi mo guardiamo quello che è successo. Può essere che si è riempito d'aria. Sì, adesso proprio... Vabbè, mo guardiamo. Risaliamo in officina e usiamo il freno a mano perché non abbiamo più i freni. Penso che ci divertiremo abbastanza. Come eravamo da fuori, belli? Sì. Avevate il vostro fascino. Notiamo qua per fare tipo 10 minuti. Va qui, In tutti i modi la prova è andata bene, eccetto un momentino sto spurgo che sta facendo il freno, non è nulla. Poi hai visto che tenuta di strada? Hai visto? Come ti muovevi, come... Sì. La macchina è proprio bella appoggiata a terra. Questi motori in America li modificano, riescono a tirar fuori 2000 di cilindrata. Noi qui in Italia con il fattore della motorizzazione ci ha bloccati. Infatti diversi anni fa perché ho dovuto chiudere? Ho dovuto chiudere perché non c'era più possibilità di omologare le macchine. Allora, vai uno per uno, che non fa male a nessuno. Eccoli, va, sono arrivati.
Occhio che Marco Sarro ci ammazza, eh. Certo, ci credo. Dopo tanto lavoro già vedo qualcosa. No, che spettacolo, che spettacolo. Un fenomeno, guarda che belli. Ok, eccoli qua. Lui ci ha messo un po' più di spessore qui, speriamo bene, però diciamo che è stato obbligato. Qua invece tu gli avevi detto di farlo un po' più robusto, sì. Sì, così Sì, avvicina così un po' ci la dà schiena. un pochino la schiena un po' più dritta. Ecco, queste le tasche, belle, cucite, Sì. troppo carino. Alza. Piano piano. Vai. Aspetta. Un po' più avanti, Daniele. Ok. Sì. Adesso è tutta da centrare. Vai. Ok. Aspetta. Ecco. Tira su. Manda un'altra volta un po' più avanti. Basta. Adesso ci stai. Uno qua. Ottimo. Vai. Quattro qua, 4 di là e se ce la facciamo mettiamo 2 qua. 1 e 2. Ok. Vostro, eh? Che c'è? È tremendo, eh. Papà, ma cosa può succedere se noi siamo dentro e la macchina lo vermisa? Papà, che facciamo? Diventiamo tutti blu pure noi? Al 50%. Ecco il prodotto in diluizione. Ma dove è il colore blu? Esce dal signore che ci avrà una pistola che si chiama aerografo e quella spruzza così. È una 3M ultima generazione. Questa va in castro, si gira e siamo pronti per verniciare. Questo è il trasparente microphone Simply e questo è il catalizzatore. È un 2 a 1, 50%.
Allora Davide, adesso proviamo l'impianto elettrico, controlliamo i fari, se funziona tutto, vai. Fari posizione. Mezzi fari. Li vedo. Abbaglianti sono Sì, questo attrezzo vediamo. qua. Ok. Questi sono i fendi nebbia. e funziona tutto. Ok, freccia Poi. destra, sinistra. Ok. E clacson. Clacson. Ok. Ah, hai messo anche l'aria condizionata? Sì. Che bella arietta. Oh, una bomba questa, eh? Oh, sta senza gas. Non Pensa ancora te. montato il gas. È già buono. Beh, è una bella spinta, cioè. Sì, eh. Io penso che poi con l'abitacolo tutto chiuso. Ottimo. Sì. Proviamo, dai, una messa in moto. Vai. Gira bene, dai. Quindi oggi che facciamo? Mettiamo sul tetto e che altro? Sì, posizioniamo il tetto, vediamo di bloccarlo con le cerniere. Abbiamo un parabrezza, diciamo, rotto, danneggiato, crepato, da poggiare sopra per vedere pure i pesi, perché ovviamente il tetto senza il parabrezza ha un peso, col parabrezza ne ha un altro e dobbiamo vedere se i pistoni riescono a tirare su il tetto con il parabrezza montato. C'entrerò o non c'entrerò? Comunque non è tanto peggio di una Countach o una Stratos, eh? Come abitabilità più o meno stiamo lì. Proveremo e scopriremo anche questa. La maniglia sopra è bellissima. Tranquillo. Vai, comincia a salire. Vai. Aspetta. Vedi che va bene. Ora con il parabrezza, anche se è quello rotto, ci serve per capire se i pistoni riescono a sollevare il tetto con facilità. E mi pare che va bene. Sto a Dio. Devi ancora. Se ci vede Sarro gli piglia ancora. Esattamente. Che parto di una volta. Tu cazzo mi appoggia? Là. Mannaggia. Mi pare che il marco lui quando sto più sulla mia ti fa come cazzo. Ma che così è? Oggi mi faccio male. 100%. Perché no? No. No, vabbè, dai, ci stai, dai. Dai, sto preciso. Aspetta, ti allento un attimo i dati sotto. Ti va meglio? No, in realtà è peggio perché mo non posso fare questo. Siamo il tetto 2 centimetri alzato. Per me è quasi arrivato comunque lui, Cioè ci sei quasi, Ci vogliamo appoggiare un attimo il volante? Non ce l'abbiamo. Bello. Perché pure quello No, sarà col un volante problema. c'entri bene perché ti faccio sta dritto. Sarà tosta stavolta, eh? Più che il solito. Quindi mi alzo. L'ho lasciato qua.
alza, così. Siamo in 3 a montare una gomma. Al 3. Togliamoci questo dubbio. Vediamo, dai. Io la vedo malissimo. Malissimo. Sì, devi pure mandare indietro il sedile che sta tutto avanti, eh. Aspetta che ti accompagno il tetto. Mi sa che stai fuori. La vedo malissimo. Vai giù. Piegala. Direi di no. A occhio e croce direi di no. Ma come facevano? Come facevate? No, ma negli anni 80 erano tutti 1,65 m, 1,70 m, il più alto era 1,70 m. Questo ce l'ho qua. Smontiamo il sedile, vediamo. No, infatti, togliamo il sedile, mi siedo per terra. Vai, tira su. Proviamo a togliere il sedile e speriamo bene, se no, caro Gianluca, la prova la facciamo senza tetto. Senza tetto, sì. Facile. Sì, bello leggero. Ecco qua, tutta un'altra cosa. Già meglio. Tutto a norma. Questa Guarda, è federazione. Vai. Ovviamente faremo una cosa più adatta. Ah, vedi? Vedi che adesso ci stiamo? Perfetto, sono un po' le braccia stese leggermente. No, probabilmente riesco a fartele portare più piegate. Vabbè, dai, meglio di prima. Meglio di prima. Guarda che spettacolo. Eccolo, guarda che Guarda che bello. spettacolo. Guarda. E alla prima curva ho scoperto il carattere della Puma GTV, grande mistero per la maggior parte di noi. Meno male che abbiamo i gommoni dietro, perché ti salvano già abbastanza dall'esperienza di guida, altrimenti un po' complessa. La posizione di guida è terrificante, niente di più sbagliato al mondo. Sono seduto non sul sedile ma su vari cuscini che mi sono praticamente cucito addosso in modo da non andare a destra e a sinistra. Sono a tavoletta e non succede molto. Davide sta guida bene, sta guida bene. I freni vibrano tantissimo. Oh, l'inserimento non è male affatto. Allora mi sono ripromesso di non prenderla troppo in giro, perché poverina, lei non c'entra nulla, oddio. Però come aderenza, come percorrenza in curva, neanche così male, eh? Il fatto che siamo davvero rasoterra la aiuta tantissimo. Poi a me sinceramente le macchine così spartane nel modo più assoluto piacciono, non c'è verso. Scricchiola tutto. Oggi Davide ci finisce tu. Ma guarda come esce di terza piena, Ci pensate voi che questa povera macchina, che è stata la protagonista di un film di Celentano e Eleonora Giorgi, era lì abbandonata in un prato? Ci pensate quanto è bello che adesso invece sia in pista? Ogni volta che riguarderò Mani di Velluto potrò dire io quella macchina l'ho guidata. La visuale da dentro è bella, non posso negare che sia bella. Sembra di stare dentro una sport prototipo degli anni 60, quindi praticamente il sogno di qualsiasi appassionato di motori. Non c'è poi il fattore prestazioni, performance ovviamente, però l'impatto visivo e sensoriale prima di cominciare a dare gas c'è senza dubbio. Io non mi stacco di guardarla, guarda quanto è bella. Ma sai che ci manca qua? Tuo padre ci vuole. Tua madre e tuo padre, tutte e due. Perché tutte e due insieme hanno fatto la storia di queste macchine. Anche lo sterzo non è male, alla fine è un maxi cartone, nel senso non che sembri di carta pesta,
ma più che altro un kart molto grosso, molto vecchio, però bassissimo, il baricentro, il peso l'aiutano comunque a farti divertire. Se avessi il volante un po' più verso il petto riuscirei sicuramente a godermela abbastanza, devo dire. Il rumore c'è, manca la spinta. Io sinceramente ne avessi una, morirei dalla voglia di metterci dentro almeno, lo so, 180-200 cavalli per vedere che succede, cercando di adeguare il tutto più possibile, ma questa è una mia malattia, nel senso che non è sano, non sarebbe sano farlo, però la fantasia mi verrebbe, mi sta già venendo, perché davvero le manca soltanto un po' di cavalli e poi in qualche modo sarebbe divertente. Un'altra con bel motore Subaru. Comodo, Subaru. Subaru bello. Però bisogna fargli pure il telaio. C'è da lavorarci sopra. Non voglio neanche focalizzarmi troppo sul dire che non è potente, perché lo sappiamo tutti dal primo giorno, da quando l'abbiamo provata, quindi cerchiamo di parlare d'altro. E il suo primo pregio, che vi dico già, è l'assetto. Sinceramente pensavo molto peggio, o meglio, mi aspettavo sì le dimensioni pneumatico anteriore posteriore, l'altezza da terra, il baricentro, la larghezza comunque della carreggiata mi davano buoni segnali che si sarebbe difesa. Se avessi un po' un minimo in più di leva sulle braccia per poter percorrere senza uccidermi, e soprattutto dovendo anche parlare mentre guido, mi si spezza la voce perché sto con tutti gli addominali e dorsali contratti al massimo, altrimenti non riesco a stare fermo. E quindi è una fatica come se stessi guidando una macchina di 800 cavalli. Ma se non parlo mentre guido non me le fanno guidare queste macchine, quindi eccoci qua. Tuo padre, se vedeva sta scena, diventava matto. La velocità non è proprio quella a cui sono abituato anche in questa pista. Frenare è una brutta esperienza. Ma tu immaginala negli anni 70. Negli anni 70, ricordo questa negli anni 70. Allora abbiamo dei freni a tamburo perché si è deciso di rispettare la storia della GTV e quindi freni a tamburo. Confido nel fatto che molti di voi si ricordino com'erano queste macchine con i freni a tamburo, quindi non vi devo spiegare nulla. Per le nuove generazioni immaginate di arrivare in una curva e dover frenare e non essere proprio del tutto sicuri di come risponderanno i freni. Ogni volta rispondono in modo un po' diverso. Sinceramente l'asse posteriore con questi gommoni me l'aspettavo molto più scordinato, in realtà non così male. Ha davvero bisogno di qualche cavallo in più, a parte gli scherzi. Non servirebbero 100 cavalli in più, ma anche una quarantina, e io monterei assolutamente dei freni a disco, non tanto per la potenza frenante quanto per la continuità, cioè di aspettarsi una frenata uguale ogni giro che passa e non dover improvvisare la pressione sul pedale a seconda della risposta che in quel momento le va di darti. Più lavora, più si scalda, più si sblocca la meccanica e meglio va. Non parliamo troppo presto. Dai, sinceramente c'è margine per farla diventare abbastanza divertente, soprattutto non per andarci in pista ovviamente, ma per andarci su strade di assoluta pianura, però tortuose da curve larghe e così, dove puoi sfruttare l'aderenza del posteriore, che è ottima. Vedo che non vuole scendere, perciò ti sta a divertire. Sì. C'è da fare una riflessione reale su queste macchine e sul caro Adriano Gatto, che si era preso la briga a suo tempo di farle in Italia. Una cosa che in Inghilterra è molto popolare, qui da noi è sempre stata una rarità. Queste macchine con davvero poca presunzione riuscivano ad essere speciali, divertenti e a loro modo uniche, ed è di una tristezza immane che oggi non sia più possibile per noi, che abbiamo i migliori artigiani del mondo, le persone più appassionate e amanti dei motori del mondo, e che non ci sia permesso di fare questo tipo di artigianato. È veramente una cosa che non mi va giù, e spero che con la prova di questa macchina, con il restauro di questa macchina, possa arrivare un minimo segnale a chi di dovere per cercare di ridarci un po' modo di esprimere le qualità del popolo italiano, che sono innegabilmente uniche al mondo e non solo al massimo livello, quindi dove parliamo di Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo, Abarth, ma anche ad un livello più umile, alla portata di molti. Io mi
mi auguro davvero che si tornerà prima o poi a risplendere come facevamo una volta e che ce ne diano la possibilità. Prima ha fatto la derapata là, ho visto si è girata. Sì. Si è proprio ben visto, guarda contento. Beh, com'è andata? Mi servirà un verricello, qualcosa per venire su da qua adesso. Com'è da fuori? Bella. Da fuori è unica, veramente bella. Bella proprio. Unica veramente? Sì. Unica come la posizione di guida. Io non lo so che tra l'altro io cambiavo ogni curva, mi cambiavo le imbottiture, capito? C'avevo tutti questi. Certo. Allora me lo mettevo più grosso, più stretto, me la mettevo così. Camminavi, camminavo, ma dentro tra l'altro, cioè, come percorrenza in curva non è male, Cioè, io a un certo punto ho trovato una posizione che stavo appoggiato qua. Stavo un po' storto, ma tanto qua gira tutta a destra la pista. Sì. Però te guarda qua. Alla fine ho fatto un sedile da Formula 1, piano piano, giro dopo giro. Te lo sei fatto su misura. Poi fa lo stampo, mi fa il sedile. È fatto, è pronto. È a posto. Ho visto che ti sei divertito nelle curve, Mi sono divertito. Devo dire, mi aspettavo meno. Soprattutto inserimento. Cioè, alla fine è divertente. È divertente, porella, quando i chiedicavalli sta così. In un mondo ideale dove non ci sono frenate e quindi che devi riprendere velocità dopo, la mandi, cioè lei in realtà in discesa. Sì, in discesa. Ma vedi che ne stavamo parlando con Daniele? Forse un'altra... Un upgrade. Un po' più brillante. Io te lo consiglio dal primo giorno, quindi figurati per me. No, ma questa deve essere originale perché nasce... Giusto, sì, però lo chiede, un po' di potenza la chiede. Alla fine dove dici di andare va. Va, sì. Non è neanche sbilanciata tra gli assi, nel senso che comunque non è né tanto sopra né tanto sottosterzante. Alla fine per questa roba qua è strano che sia così bilanciata, eppure. È una bella soddisfazione però, Nasce come auto di immagine, non è performante. Certo è che con il buon Daniele pochi lavori, secondo me, la renderebbe anche performante. Sì, ma io perché no? Vorrei farla performante, Se era per me già era performante. Si è provato in tutti i modi lo so. E ho detto in mille maniere. No, deve essere così originale. Qualche cavallo in più ti poteva dare, Comunque. Sai che gli ho detto? Un bel motore Subaru. Bravo, ma io le ho detto dal primo giorno perché fanno anche i kit pronti per il maggiolino, quindi metti dentro, via, turbo, andare. Turbo. Dischi davanti, un bel distanziare al volante per quando la guido io. Certo, quello ti serve. Stavo così. Sì. Comunque io non c'ero, quindi non lo posso immaginare, però negli anni in cui è uscita andarci in giro penso che... Era uno spettacolo, era. Già che arrivi al bar e alzi il tetto così. Era uno spettacolo. Era quello l'effetto che... Mi sono tolto anche sto dubbio in vita mia, dai, di come andranno ste Puma. Dai, allora magari il prossimo progetto, se ce ne sarà uno un po' più performante, poi la verrai a provare. Ci potrebbe essere. Un'altra ci potrebbe essere. Potremmo anche riuscire a togliere Daniele dalla casa al mare. Per un progetto così. Per 3 mesi, non credo. Le sue estati durano 3 mesi più le 3 d'estate, quindi alla fine sono 6 mesi. Io 6 mesi l'anno sto al mare. 6 mesi l'anno sto al mare. No, e quando lo schiodi assolutamente.